Alessia, ti è mai capitato di studiare italiano per mesi, sapere le regole della grammatica, conoscere un sacco di vocaboli e poi trovarti davanti a un madrelingua e blocco totale? Giovanni, stai descrivendo l'esperienza di praticamente tutti i nostri ascoltatori. E sai qual è la cosa strana? Spesso non è un problema di grammatica, è che in quel momento la testa va in panne e non riesce a tirare fuori neanche le parole più basilari. Esattamente. E le parole più basilari, in italiano come in qualsiasi lingua, sono i verbi. I verbi sono il motore della frase. Senza un verbo non hai una frase, hai solo un mucchio di parole che galleggiano nell'aria. Bello come immagine. E oggi vogliamo risolvere proprio questo problema. Abbiamo selezionato 50 verbi, 50, che coprono la stragrande maggioranza delle conversazioni di tutti i giorni. Non verbi rari, non verbi letterari, verbi che senti e usi ogni singolo giorno se vivi o parli in italiano. L'idea è questa. Invece di imparare i verbi uno per uno come se fossero voci di un dizionario, li raggruppiamo per funzione. Così il cervello li memorizza in modo più naturale, perché li associa a contesti reali. Oggi faremo 6 gruppi tematici, distribuiti in più puntate, e iniziamo dal gruppo più importante in assoluto, quello senza cui non puoi costruire nulla: essere e avere. Ah sì, i tuoi pilastri, essere e avere. Se li conosci già, benissimo, ma ti promettiamo che ti faremo vedere qualcosa che forse non avevi ancora notato. Allora cominciamo. Essere. Io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete, loro sono. Lo sapete già, vero? Ma il punto non è la coniugazione, è capire quando in italiano usiamo essere in modi in cui altre lingue userebbero tutt'altro. Per esempio, in italiano diciamo sono stanco, letteralmente I am tired, fin qui uguale all'inglese, ma diciamo anche sono andato, per dire I went, e lì molte lingue userebbero solo il verbo andare, senza essere. Essere in italiano è l'ausiliare di tantissimi verbi di movimento e di stato. Quindi essere non è solo to be, è anche il mattone con cui costruisci i tempi composti di una grande categoria di verbi. Tenetelo a mente perché ci torna utile tra poco. E poi c'è avere. Io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Anche qui non è solo to have, nel senso di possedere qualcosa. Avere è l'ausiliare dell'altra metà dei verbi italiani. Giusto. Ho mangiato, I ate. Ho parlato, I spoke. Ho capito, I understood. In tutti questi casi avere non significa possedere nulla, è semplicemente il meccanismo grammaticale che ti permette di parlare al passato. E c'è di più. Avere si usa in tantissime espressioni idiomatiche che in italiano suonano naturalissime, ma che per chi viene da altre lingue sembrano strane. Per esempio, avere fame, avere sete, avere sonno, avere fretta, avere paura, avere ragione, avere torto. In italiano non sei affamato, hai fame, non sei assonnato, hai sonno, non hai ragione nel senso di you are right, letteralmente hai ragione, hai la ragione con te. È un modo diverso di vedere il mondo e una volta che lo interiorizzate, queste espressioni vengono fuori automaticamente. Quindi, primo esercizio per voi. Pensate a 3 situazioni della vostra giornata di oggi e descrivete come vi sentite usando avere. Avete fame adesso? Avete fretta di arrivare da qualche parte? Avete sonno perché avete dormito poco stanotte? Bene, adesso passiamo al secondo gruppo di questa puntata, i verbi di movimento. Questi sono fondamentali perché organizziamo le nostre giornate intorno agli spostamenti, dove andiamo, da dove veniamo, quando usciamo, quando torniamo e quando arriviamo. I verbi di movimento che vogliamo fissare oggi sono 5. Andare, venire, uscire, tornare e arrivare. 5 verbi, ma un numero enorme di situazioni coperte. Partiamo da andare. Andare è probabilmente uno dei verbi più usati in assoluto. Dove vai? Vado al lavoro. Vado a fare la spesa. Andiamo al cinema stasera? Andare introduce una destinazione, un'azione futura, un piano. E poi c'è venire, che è quasi il contrario, ma non esattamente. Andare è spostarsi verso qualcosa, venire è spostarsi verso qualcuno, spesso verso chi parla o verso chi ascolta. Vieni a casa mia. Sì, vengo subito. Sentite la differenza? Andare è neutro rispetto alla posizione, venire implica un punto di riferimento personale.
Esatto, e questo è uno degli errori più comuni, tradurre tutto con andare, quando in italiano ci vuole venire. Se un amico ti chiama e dice vieni qui, non puoi rispondere sì, vado, perché vado suggerisce che ti sposti in una direzione qualunque, mentre vengo conferma che ti sposti verso di lui. Poi c'è uscire. Uscire significa lasciare uno spazio chiuso, uscire di casa, uscire dall'ufficio, uscire dal negozio. Ma in italiano colloquiale significa anche andare fuori per divertirsi, socializzare. Usciamo stasera, vuol dire andiamo fuori a fare qualcosa di bello stasera? Sì, e questo è un uso che molti studenti scoprono solo dopo un po' di tempo in Italia. Quando un italiano ti chiede esci stasera, non ti sta chiedendo se esci fisicamente da un edificio, ti sta chiedendo se hai programmi sociali. E poi ci sono tornare e arrivare. Tornare è il ritorno a un luogo o a una situazione familiare. Torno a casa alle 7. Sei tornato dalle vacanze. Quando torni in Italia? C'è sempre l'idea di un luogo che conosci già, a cui fai ritorno. Mentre arrivare è il momento in cui raggiungi la destinazione, qualunque essa sia. Sono arrivato! A che ora arriva il treno? Quando arrivate? È il verbo del punto di approdo, del momento in cui ce la fai, in cui sei lì. Un piccolo trucco per ricordarli tutti. Immaginate una giornata tipo. Mattina, uscite di casa. Vi spostate, andate all'ufficio, forse qualcuno viene a trovarvi. Sera, tornate a casa. E quando arrivate, dite finalmente «sono arrivato». Perfetto! 5 verbi raccontati in una giornata. Questo è esattamente il modo in cui vogliamo che pensiate a questi verbi, non come liste da memorizzare, ma come strumenti che usate già ogni giorno, solo che ora sapete come si chiamano in italiano. Nella prossima parte ci occupiamo dei verbi di comunicazione, parlare, dire, chiedere, rispondere e altri, che sono fondamentali per gestire qualsiasi conversazione. Non mancate! Benvenuti alla seconda parte della nostra lezione sui 50 verbi essenziali per le conversazioni quotidiane. Nella parte precedente abbiamo parlato di essere e avere, i pilastri assoluti, e poi di 5 verbi di movimento: andare, venire, uscire, tornare, arrivare. Oggi ci occupiamo di un gruppo che mi sta particolarmente a cuore, i verbi di comunicazione. Perché quando impari una lingua, quello che vuoi fare, prima di tutto, è comunicare. E per farlo bene hai bisogno di un arsenale di verbi precisi. Esatto, perché non basta parlare. A volte dici, a volte chiedi, a volte rispondi, a volte spieghi, a volte capisci o non capisci. Ogni situazione comunicativa ha il suo verbo e usare quello giusto fa la differenza tra un italiano generico e un italiano che suona davvero naturale. Allora cominciamo. 8 verbi per questa sezione. Parlare, dire, chiedere, rispondere, spiegare, capire, sentire, ascoltare. Andiamo uno per uno, ma velocemente, perché vogliamo darvi il tempo di assorbire bene ogni sfumatura. Parlare. Questo lo conoscete tutti, è il verbo più generico della comunicazione verbale. Parli italiano? Stiamo parlando di un problema serio. Non parliamo di lavoro stasera. Parlare descrive l'atto del comunicare in modo ampio, senza specificare cosa si dice o in che direzione va la comunicazione. Poi c'è dire, e qui iniziano le sfumature interessanti. Dire è più specifico di parlare. Implica un contenuto, un messaggio che viene trasmesso. Cosa hai detto? Ti dico una cosa. Me lo ha detto lui. Quando usi dire, c'è sempre qualcosa di preciso che viene comunicato. E questa distinzione, parlare versus dire, è una di quelle cose che in italiano suona immediatamente sbagliata se la sbagli. Ho parlato che arrivo tardi, non funziona. Ho detto che arrivo tardi, sì, perché dire introduce il contenuto del messaggio. Bravissima. E poi c'è chiedere, che significa fare una domanda o fare una richiesta. Ti posso chiedere una cosa? Ho chiesto informazioni all'ufficio. Mi ha chiesto un favore. Vedete? Chiedere può essere sia una domanda che una richiesta. Il contesto chiarisce quale dei due. Esatto, e questa è un'altra differenza rispetto ad altre lingue, che hanno verbi separati per ask a question e ask for something. In italiano, chiedere fa tutto. E poi c'è il rispondere, il complemento naturale di chiedere. Non ha risposto al telefono. Rispondi alla mia domanda. Come rispondo a questa email? Rispondere implica sempre una reazione a qualcosa, una domanda, una chiamata, un messaggio.
Poi abbiamo spiegare. Questo è un verbo utilissimo, specialmente per chi sta imparando la lingua. Puoi spiegarmi come funziona? Mi ha spiegato tutto per bene. Non so come spiegarti questa sensazione. Spiegare implica un certo sforzo di chiarezza, di rendere qualcosa comprensibile. Ed è anche uno dei verbi che userete moltissimo voi ascoltatori quando parlate con italiani. Puoi spiegarmi questa parola? Non ho capito, puoi spiegare? È un verbo che vi salva la vita nelle conversazioni. Letteralmente. E poi arriviamo a capire, che è forse il verbo più emozionante della lista, perché quando lo usi stai dicendo che sei arrivato da qualche parte. Ho capito. I understood. I got it. Non capisco questa regola. Hai capito cosa intendo? In italiano ho capito è quasi una piccola vittoria ogni volta e si usa moltissimo anche per segnalare che stai seguendo una conversazione, un po' come I see in inglese. Qualcuno ti spiega qualcosa e tu ogni tanto dici sì sì capisco, stai dicendo all'altro ti sto seguendo, continua. E poi gli ultimi due di questo gruppo, sentire e ascoltare. Questi due li metto insieme perché in molte lingue si traducono con la stessa parola, ma in italiano sono diversi. Sentire è la percezione passiva. Il suono arriva a te senza che tu faccia nulla di attivo. Hai sentito quel rumore? Si sentiva la musica da fuori. Non ti sento bene, parla più forte. Sentire succede, non scegli di sentire, semplicemente succede. Ascoltare, invece, è attivo. Scegli di dedicare la tua attenzione a qualcosa o qualcuno. Sto ascoltando il podcast. Ascoltami bene. Non mi stai ascoltando. C'è un'intenzione, uno sforzo consapevole, e questo si sente. È molto più coinvolgente dire ti sto ascoltando che ti sto sentendo. Esatto, e se volete un modo rapido per ricordarlo, sentire è come la percezione, ascoltare è come l'attenzione. Puoi sentire qualcuno parlare senza ascoltarlo. Quante volte è successo? Fin troppo spesso. Bene, adesso fermiamoci un momento per un piccolo esercizio. Voglio che pensiate a una conversazione che avete avuto di recente, può essere in qualsiasi lingua, e che proviate a descriverla usando i verbi che abbiamo imparato oggi. Per esempio, ho parlato con un collega, gli ho chiesto come stava, mi ha risposto che era stanco. Gli ho spiegato che anch'io ero esausto. Non ha capito perché, quindi ho spiegato meglio. Alla fine ha ascoltato e ha capito. Sentite quanti verbi diversi in poche righe, e tutti naturali, tutti usati nel modo giusto. Questo è l'obiettivo, non memorizzare i verbi come lista, ma usarli in flusso, uno dopo l'altro, come mattoni di un racconto. Prima di chiudere questa parte, voglio aggiungere una cosa su dire. Questo verbo ha una forma irregolare al passato che molti studenti sbagliano. Il passato prossimo di dire non è ho dirito o ho diuto, è ho detto. Ho detto, hai detto, ha detto. Abbiamo detto, avete detto, hanno detto. E anche al futuro è irregolare. Dirò, dirai, dirà, diremo, direte, diranno. Quindi quando studiate dire, studiatelo bene in tutte le forme. Vale la pena perché lo usate in continuazione. Stessa cosa per capire al passato. Ho capito. E qui la buona notizia è che è regolare. Capire appartiene alla terza coniugazione, quella in ire. Ho capito, hai capito, ha capito. Nessuna sorpresa. Bene, nella prossima parte ci addentriamo nel vocabolario delle azioni quotidiane, i verbi che usate in casa, sulla strada, nella vita di tutti i giorni. Fare, mettere, prendere, portare e tanti altri. Sono i verbi che, se li avete a disposizione, vi permettono di raccontare qualsiasi cosa facciate in una giornata normale. E vi promettiamo qualche esempio molto concreto e qualche mini dialogo tra noi due che potete usare come modello. A presto! Siamo alla terza parte del nostro viaggio attraverso i 50 verbi essenziali. E questa è, secondo me, la parte più concreta di tutte, perché stiamo per parlare di verbi che descrivono quello che fate fisicamente ogni giorno. Alzarsi, prepararsi, fare colazione, andare al lavoro. Tutto questo richiede una serie di verbi che adesso esploriamo insieme. Esatto. Il gruppo di oggi è quello che potremmo chiamare i verbi del fare. 10 verbi. Fare, mettere, prendere, portare, lasciare, aprire, chiudere, cercare, trovare, usare.
Sembrano semplici, e in un certo senso lo sono, ma hanno una profondità e una versatilità che spesso sorprende. Cominciamo da fare. Fare è probabilmente il verbo più potente e più usato della lingua italiana dopo essere e avere. È talmente generale che copre situazioni che in altre lingue richiederebbero verbi diversissimi. Faccio colazione, faccio la spesa, faccio una passeggiata, faccio il bagno, faccio una domanda, faccio fatica. In inglese avreste have breakfast, go shopping, take a walk, have a bath, ask a question, have trouble, ognuno con un verbo diverso. In italiano spesso c'è fare. E questo è una benedizione per chi studia italiano. Invece di imparare 5 verbi diversi, imparate fare e poi collocate intorno a lui i sostantivi giusti. Fare una telefonata, fare una pausa, fare un errore, fare in fretta, fare caso a qualcosa. C'è anche un'espressione che sento usare tantissimo. Ce la faccio. Ce la faccio, ce la fai, ce la fa, significa to manage, to make it. Ce la fai? Sì, ce la faccio. È un'espressione colloquiale amatissima. Sì, ce la fai è praticamente il motto della vita italiana. Passiamo a mettere. Mettere è il verbo del posizionamento, piazzare qualcosa da qualche parte, fisicamente o metaforicamente. Metti il libro sul tavolo, ho messo il telefono in borsa, metti a posto le cose. Ma anche ci mette tanto tempo, ci vuole tanto tempo. Quanto ci metti? How long does it take you? Sì, e quest'ultimo uso di mettere è molto idiomatico e molto comune. Ci metto un'ora per arrivare. Non ci metto molto. È un modo tipicamente italiano di parlare di durata. E poi prendere, altro verbo con un raggio d'azione enorme. Nel senso più fisico, prendi l'ombrello, ha preso la borsa, prendi un caffè con me? Ma anche nel senso di prendere un mezzo di trasporto, prendo il treno, prendo l'autobus. E in senso figurato, prendere una decisione, prendere in giro qualcuno, che significa scherzare, prendere per i fondelli. Quest'ultimo è importantissimo da conoscere. Se un italiano vi dice ti sto prendendo in giro, non è una cosa negativa. Di solito sta scherzando, ma è un'espressione che non capireste se traduceste parola per parola. Esatto. E poi abbiamo portare, che ha 2 sfumature principali. La prima è fisica. Portare qualcosa significa trasportarlo. Porta tu la borsa. Ho messo il vino per la cena. La seconda è accompagnare qualcuno. Ti porto io in stazione. Porto i bambini a scuola. E si usa anche nel senso di indossare. Porta sempre gli occhiali. Cosa porti stasera? Ovvero cosa indosserai. In italiano porti i vestiti, non li indossi, in conversazione informale, anche se indossare esiste ed è più formale. Poi lasciare. Lasciare ha una gamma emotiva molto ampia. Nel senso pratico, lascia le chiavi qui. Ho lasciato il portafoglio a casa. Nel senso di permettere, lasciami parlare, lascialo stare. E nel senso emotivo, l'ha lasciato, ha rotto con lui. Quindi lasciare può essere neutro oppure carico di sentimento, dipende dal contesto. E questo è uno di quei verbi che devi sentire in contesto per capirlo davvero. Non basta la traduzione. Giusto. Passiamo velocemente agli ultimi 4. Aprire, chiudere, cercare, trovare. Aprire e chiudere sono fisicamente ovvi. Aprire la finestra, chiudere la porta, ma hanno anche usi figurati. Aprire un conto in banca, chiudere un discorso, aprire la mente, chiudere un occhio, che significa ignorare qualcosa, fare finta di non vedere. Chiudere un occhio mi piace tantissimo come espressione. Immaginatela, chiudi un occhio e guardi l'altro. È esattamente così che funziona, no? Vedi, ma fai finta di no. Sì. Poi cercare, che è la ricerca, il tentativo di trovare. Sto cercando le chiavi. Cosa cerchi? Cerco lavoro. Cercare è il processo, l'azione attiva del cercare, e trovare è il risultato. Ho trovato le chiavi. Hai trovato casa? Trova una soluzione. E in italiano si dice anche trovare nel senso di ritenere, pensare. Come trovi questo piatto? Come ti sembra questo piatto? Lo trovo interessante, lo considero interessante. È un uso molto elegante e molto comune. E infine usare, semplice ma fondamentale. Usi spesso il dizionario? Come si usa quest'app? Non uso mai il microonde. Usare descrive l'applicazione pratica di qualcosa, uno strumento, un oggetto, una risorsa. Bene, adesso proviamo a mettere tutto insieme in un mini dialogo.
Ascoltate e cercate di riconoscere quanti verbi di questo gruppo riuscite a sentire. Perfetto. Allora, Giovanni, hai preso il mio caricatore? No, non l'ho preso. L'hai cercato bene? Sì, l'ho cercato ovunque. L'ho lasciato sul tavolo ieri sera, ne sono sicura. Aspetta, apro il cassetto. Eccolo, era qui dentro. Ah, finalmente, ce l'ho trovato, grazie. Comunque devo fare una chiamata importante, ci metto 10 minuti. Ok, lasciami finire questo caffè e poi usciamo. Perfetto. Avete sentito? Preso, cercato, lasciato, apro, trovato, fare, ci metto, lasciami, usciamo. Tutti verbi che abbiamo imparato in queste prime 3 parti. Ed è una conversazione normalissima, quella che potreste avere con chiunque domani mattina. È questo il potere di questi verbi. Sono il tessuto della vita quotidiana. Nella prossima parte ci spostiamo dentro la testa, i verbi cognitivi: pensare, sapere, conoscere, credere, ricordare, dimenticare e altri. Quelli che usiamo per esprimere cosa pensiamo, cosa sappiamo, cosa sentiamo internamente. A presto! Benvenuti alla quarta parte. Fin qui abbiamo costruito le fondamenta, i verbi dell'essere, del muoversi, del comunicare, del fare. Adesso entriamo in un territorio diverso, più intimo, i verbi della mente, quelli che usiamo per dire cosa pensiamo, cosa sappiamo, cosa crediamo, cosa ricordiamo. E questo gruppo è particolarmente interessante perché alcune di queste distinzioni non esistono in altre lingue o esistono in modo diverso, quindi preparatevi a qualche sorpresa. I verbi di oggi sono pensare, sapere, conoscere, credere, ricordare, dimenticare, sperare. E poi, in una sottocategoria speciale, i 3 modali: volere, potere, dovere. Cominciamo da pensare. A cosa stai pensando? Penso che sia una buona idea. Cosa ne pensi? Pensare esprime un processo mentale, un'opinione, una riflessione, una preoccupazione. Notate che in italiano si dice penso che sia con il congiuntivo, ma non preoccupatevi di questo adesso, ne parliamo in una puntata dedicata. Per ora imparate la struttura. Penso che più frase. E poi arriviamo alla distinzione più famosa della grammatica italiana, quella che mette in difficoltà quasi tutti: sapere versus conoscere. Entrambi si traducono con to know in inglese, e questo è il problema, perché in italiano non sono interscambiabili. Sapere è sapere un'informazione, una cosa. Sai che ore sono? So dov'è la stazione. Non so come si dice. Sapere risponde a domande come sai che? Sai dove? Sai come? Sai quando? Sapere introduce sempre una proposizione o un'informazione. Conoscere invece è conoscere una persona, un luogo, un'opera, una realtà. Conosci Roma? Conosci Marco? Conosco bene quella sensazione. Conoscere implica una familiarità, un'esperienza diretta. Non si conosce un fatto, si conosce una persona o un posto. Facciamo un esempio che chiarisce tutto. Sai dove abita Marco? Do you know where Marco lives? Stai chiedendo un'informazione. Conosci Marco? Do you know Marco? Stai chiedendo se hai una relazione con lui, se lo hai incontrato. Perfetto, e questo vale anche per i luoghi. Conosci Napoli? Ci sei stato? La conosci? Sai dove Napoli? Sai la posizione geografica? 2 domande completamente diverse, 2 verbi completamente diversi. Una volta che capite questa distinzione, la usate istintivamente. Ci vuole solo un po' di pratica. Andiamo avanti. Credere ha 2 usi principali. Il primo è credere nel senso di ritenere, pensare. Credo che abbia ragione. Non credo sia una buona idea. Il secondo è credere nel senso di avere fede in qualcosa o qualcuno. Credo in te. Crede molto in questo progetto. E c'è anche l'uso pratico e quotidianissimo. Credo di sì, I think so. Credo di no, I don't think so. Sono 2 risposte che userete in continuazione quando non siete del tutto sicuri di qualcosa. Poi ricordare e dimenticare, 2 verbi che vanno sempre insieme, come il giorno e la notte. Ricordi quell'estate? Mi ricordo di te. Non ricordo come si chiama. Ricordare è tenere qualcosa nella memoria, riportarlo alla mente. E dimenticare è il contrario, lasciare andare qualcosa dalla memoria, spesso involontariamente. Ho dimenticato il compleanno di mia madre, disastro. Non dimenticare di comprare il latte. Dimentico sempre dove metto le chiavi. Quest'ultimo è universale.
E notate che dimenticare di fare qualcosa si costruisce con di più infinito. Ho dimenticato di chiamarti. Mi sono dimenticato di spegnere il gas. Questo costrutto è molto comune. E poi sperare, forse il verbo più ottimista di tutti. Spero che tutto vada bene. Speriamo. Spero di rivederti presto. Sperare esprime un desiderio proiettato nel futuro, qualcosa che volete ma non controllate completamente. E speriamo da solo, esclamativo, è una risposta tipicissima in italiano. Qualcuno ti dice domani dovrebbe smettere di piovere e tu rispondi speriamo. È quasi un intercalare, un modo di dire lo spero anch'io. Adesso arriviamo ai 3 modali: volere, potere, dovere. Questi 3 meritano un'attenzione speciale perché cambiano il significato del verbo che li segue e si usano in moltissime situazioni. Volere esprime desiderio o intenzione. Voglio imparare l'italiano. Vuoi un caffè? Non voglio disturbare. Si costruisce con l'infinito del verbo successivo. Voglio più infinito. Potere esprime capacità, o possibilità, o permesso. Posso aiutarti? Non posso venire stasera. Puoi ripetere? Anche qui, posso più infinito. E notate che posso, da solo, come domanda, è un modo cortese per chiedere permesso in quasi qualsiasi situazione. Entri in un ufficio e dici «Posso?» Stai chiedendo se puoi entrare. Vuoi interrompere una conversazione? «Posso?» Stai chiedendo se puoi parlare. È un tuttofare della cortesia. E infine dovere, che esprime obbligo o necessità. Devo studiare, devo andare, è tardi, devi assaggiare questo piatto, è fantastico. La necessità può essere esterna, un obbligo, o interna, una forte raccomandazione. E al condizionale dovere diventa ancora più sfumato. Dovresti dormire di più. You should sleep more. Dovremmo parlare. We should talk. Il condizionale di dovere è uno dei modi più eleganti per dare consigli senza sembrare autoritari. Bene, esercizio per questa parte. Costruite 3 frasi, una con volere, una con potere e una con dovere, ma sceglietele in base alla vostra giornata di oggi. Cosa volete fare questo weekend? Cosa non potete fare oggi? Cosa dovete assolutamente ricordare di fare? Scrivete queste frasi anche solo mentalmente e già state pensando in italiano. È esattamente quello che vogliamo. Nella prossima parte ci occupiamo dei verbi sociali: incontrare, aiutare, chiamare, aspettare e altri. I verbi che regolano i nostri rapporti con le altre persone. A presto! Quinta parte. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio attraverso i 50 verbi essenziali. In questa puntata ci occupiamo di qualcosa che mi sta molto a cuore: i verbi sociali, quelli che usiamo per gestire le relazioni con le persone intorno a noi. Perché imparare l'italiano non è solo imparare una struttura grammaticale, è imparare a connettersi con le persone. E per farlo hai bisogno di un vocabolario relazionale preciso. I verbi di oggi sono 10: incontrare, aiutare, chiamare, aspettare, vedere, guardare, dare, volere bene, ringraziare, scusarsi. Cominciamo da incontrare. Incontrare significa incontrarsi casualmente o per appuntamento. Ho incontrato un vecchio amico in centro. Ci incontriamo alle 3. Quando ci incontriamo? È il verbo della connessione fisica tra persone. E notate che in italiano incontrarsi è reciproco. Ci incontriamo implica che l'incontro è bilaterale, che entrambi si spostano verso l'altro. È più simmetrico di vengo da te o vieni da me. Poi aiutare, fondamentale. Posso aiutarti? Mi aiuti? L'ha aiutata moltissimo in quel periodo. Aiutare è uno dei verbi più gentili della lingua e posso aiutarti è probabilmente una delle frasi più utili che possiate imparare se andate in Italia. Assolutamente. E la risposta sì, grazie, oppure no, grazie, ce la faccio. Vedete che abbiamo usato farcela di nuovo, il verbo della parte 3. Tutto si connette. Poi chiamare, che ha 2 significati principali. Il primo è telefonare. Ti chiamo stasera. Mi ha chiamato stamattina. Perché non chiami? Il secondo è dare un nome o chiamare qualcuno per attirare l'attenzione. Come si chiama? What's his or her name? Mi chiamo Giovanni. My name is Giovanni. E questo secondo uso di chiamarsi è importantissimo per le presentazioni. Come ti chiami è la domanda standard per chiedere il nome. Letteralmente, come ti chiami tu stesso. È riflessivo ed è bellissimo come concetto. Poi aspettare. Aspetta un momento.
Ti aspetto fuori. Quanto aspettiamo? Aspettare è il verbo della pazienza. Stai fermi, il tempo passa, qualcosa o qualcuno deve arrivare. E in italiano ha anche un uso figurato. Mi aspetto che tu sia puntuale. I expect you to be on time. Aspettarsi qualcosa significa avere un'aspettativa. Differenza sottile ma importante. Aspettare qualcuno è fisico, sei lì e aspetti. Aspettarsi qualcosa è mentale, hai un'aspettativa. Ti aspetto alla stazione versus mi aspetto un tuo sforzo maggiore. Esatto. Poi vedere e guardare. E qui ritroviamo la stessa dinamica di sentire e ascoltare. Vedere è passivo, la percezione visiva che succede. Ho visto un film bellissimo. Ci vediamo domani. Vedi quella ragazza laggiù? Guardare è attivo, scegli di portare la tua attenzione visiva su qualcosa. Guarda come lo faccio. Stava guardando fuori dalla finestra. Non guardarmi così. C'è sempre un'intenzione in guardare. E ci vediamo, let's see each other, see you, è uno dei saluti più comuni in italiano. Puoi dirlo per congedarti da qualcuno senza specificare quando. Ci vediamo, a presto, arrivederci. E poi dare. Semplice in apparenza, ricchissimo nella pratica. Dammi un secondo, ti do io le chiavi. Dare del tu, trattare qualcuno informalmente. Dare una mano, aiutare. Dare fastidio, disturbare, seccare. Dare retta, ascoltare i consigli di qualcuno. Dai retta a me è un'espressione che senti spesso. Significa listen to me, trust me on this. E dai, da solo, è un'esclamazione che può significare tantissime cose. Dai, sbrigati. Dai, non ci credo. Dai, andiamo. Il multipurpose dai, uno dei suoni più italiani che esistano. Poi volere bene. Questo non è semplicemente volere, è un'espressione specifica che significa amare in senso affettuoso, non romantico. Ti voglio bene lo dici a un amico del cuore, a tua sorella, ai tuoi genitori. È calore e affetto profondo. E la differenza con ti amo è importante. Ti amo è romantico, passionale. Lo usi con il partner. Ti voglio bene è più ampio, più familiare. Puoi voler bene a tantissime persone. Ami in senso romantico qualcuno di speciale. E poi ringraziare. Voglio ringraziarti per tutto. Come posso ringraziarti? La ringrazio moltissimo, professore. Ringraziare è il verbo della gratitudine attiva. Non è solo grazie, è un gesto deliberato di riconoscimento. E scusarsi, il verbo che richiede più coraggio. Mi scuso per il ritardo. Devo scusarmi con lui. Si è scusata e ha spiegato tutto. Scusarsi è riflessivo, letteralmente ti scusi, chiedi scusa a te stesso attraverso l'altro. È un gesto di responsabilità. E in italiano esiste una bella differenza tra scusa e scusi. Scusa è informale, lo dici a un amico, a un collega, a qualcuno che conosci. Scusi è formale, con uno sconosciuto, con un superiore, in contesti professionali. Bene, adesso facciamo qualcosa di diverso. Voglio che voi ascoltatori immaginate una situazione. Incontrate per caso un vecchio amico che non vedete da anni. Usando solo i verbi di questa puntata, come andrà la conversazione? Oh, ti ho visto da lontano, ma non ero sicura fossi tu. Quanto tempo? Come stai? Bene, grazie. È un sacco che non ci vediamo. Stavo aspettando l'autobus e ti ho incontrata qui per caso. Ti voglio bene, lo sai? Sei sempre così disponibile. Anch'io. Dai, andiamo. Sentite, una conversazione intera, naturale, costruita con i verbi che abbiamo imparato in questa puntata. Questo è l'italiano vivo. Nella prossima e ultima parte chiudiamo il cerchio con i verbi di cambiamento e azione. Diventare, cominciare, finire, riuscire e altri. E poi faremo un grande recap di tutti e 50 i verbi. Non mancate, è la parte più soddisfacente. Eccoci all'ultima parte. E vi confesso una cosa. Quando arrivo alla fine di una lezione così, mi prende sempre una piccola malinconia, nel senso buono della parola. Abbiamo fatto un bel viaggio insieme. È vero, ma non finiamo in modo nostalgico, finiamo in modo energico, perché l'ultimo gruppo di verbi è quello del cambiamento, del progresso, della trasformazione. Sono i verbi che descrivono come le cose e come voi cambiate nel tempo. I 10 verbi di oggi. Diventare, cominciare, finire, continuare, smettere, cambiare, riuscire, sembrare, succedere, servire.
Partiamo da diventare. Diventare descrive una trasformazione, un cambiamento di stato. Stai diventando molto bravo in italiano. È diventato medico. La situazione è diventata complicata. C'è sempre un prima e un dopo in diventare. Qualcosa era in un certo modo e ora è diverso. E stai diventando, al presente progressivo, con stare più gerundio, è particolarmente potente perché suggerisce che il cambiamento è in corso proprio adesso, non è finito, sta succedendo. Poi cominciare e finire, la coppia fondamentale del tempo. Cominciare è l'inizio. Quando cominciamo? Ho cominciato a studiare italiano 3 anni fa. Comincia a fare freddo. Finire è la conclusione. Hai finito? Finisci quello che hai nel piatto. Quando finisce il film? E notate la costruzione. Cominciare a più infinito e finire di più infinito. Ho cominciato a capire, ho finito di lavorare. Queste preposizioni, a con cominciare e di con finire, sono fisse. Imparatele così, come blocchi. Poi continuare, il verbo della perseveranza. Continua così. Continua a studiare. Non possiamo continuare a rimandare. Continuare implica che qualcosa era già in corso e va avanti. C'è una traiettoria, una direzione. E smettere è il contrario. È interrompere qualcosa che era in corso. Ho smesso di fumare. Smettila. Stop it. Quando smette di piovere. Smettere di più infinito è uno dei costrutti più usati nella vita quotidiana. Smettila è anche molto colloquiale. Lo dicono i genitori ai bambini, gli amici tra di loro, quasi come esclamazione. Smettila di lamentarti. Smettila, mi fai ridere troppo. Poi cambiare, che sembra banale ma ha una profondità interessante. Cambia canale. Sono cambiato molto. Le cose cambiano. Cambiare può essere transitivo, cambi qualcosa, o intransitivo, tu o le cose cambiate. E quando descrive un cambiamento personale si usa spesso con essere al passato. Sono cambiato, non ho cambiato. E questo è un dettaglio grammaticale importante. Sono cambiato, I have changed as a person. Ho cambiato il piano, I changed the plan. La scelta dell'ausiliare riflette se il soggetto è agente o è lui stesso a subire il cambiamento. Poi riuscire, forse il mio verbo preferito in questa lista. Riuscire significa farcela, avere successo nel fare qualcosa. Sei riuscito a trovare parcheggio? Non riesco a dormire. Riesci a capire? Si costruisce con A più infinito. Riesco a fare qualcosa. E c'è qualcosa di soddisfacente nell'usare riuscire. È il verbo del traguardo raggiunto, dello sforzo che paga. Ci sono riuscita. I did it. I managed. È una piccola vittoria ogni volta. Poi sembrare, che è il verbo delle impressioni, delle percezioni. Sembra difficile, ma non lo è. Come ti sembra? Mi sembra una buona idea. Sembra stanca. Sembrare introduce sempre un'impressione soggettiva. Le cose potrebbero essere diverse da come sembrano. E poi succedere, il verbo degli eventi. Cosa è successo? È successo qualcosa di strano. Succede sempre così. Succedere è il verbo della realtà che avanza, degli eventi che accadono indipendentemente da noi. Usatissimo e quasi sempre al passato con essere. È successo. Cosa è successo? E infine, servire. Servire non è solo servire al ristorante. In italiano colloquiale significa soprattutto essere necessario, occorrere. Cosa ti serve? What do you need? Non mi serve. I don't need it. Ti serve altro? È il verbo del bisogno espresso in modo elegante. Ed è un'alternativa molto naturale a ho bisogno di. Invece di ho bisogno di aiuto, puoi dire mi serve aiuto, più snello, più parlato. Perfetto. Adesso è il momento che aspettavate, il grande recap. 50 verbi divisi in 6 gruppi. Mentre li elenchiamo, cercate di visualizzare un contesto per ognuno. Gruppo 1, i pilastri. Essere, avere. Gruppo 2, movimento. Andare, venire, uscire, tornare, arrivare. Gruppo 3, comunicazione. Parlare, dire, chiedere, rispondere, spiegare, capire, sentire, ascoltare. Gruppo 4, azioni quotidiane. Fare, mettere, prendere, portare, lasciare, aprire, chiudere, cercare, trovare, usare. Gruppo 5, mente e volontà.
pensare, sapere, conoscere, credere, ricordare, dimenticare, sperare, volere, potere, dovere. Gruppo 6. Relazioni. Incontrare, aiutare, chiamare, aspettare, vedere, guardare, dare, volere bene, ringraziare, scusarsi. Gruppo 7. Cambiamento. Diventare, cominciare, finire, continuare, smettere, cambiare, riuscire, sembrare, succedere, servire. 50 verbi. Non una lista. Una mappa della vita quotidiana in italiano. E il consiglio finale che vi diamo è questo. Non cercate di impararli tutti in un giorno. Scegliete un gruppo alla settimana. Usate quei verbi in ogni frase che costruite, in ogni conversazione che avete, in ogni esercizio che fate. Perché il segreto non è sapere che esistono, è usarli finché non diventano automatici, finché non li tirate fuori senza pensarci, in mezzo a una conversazione, senza fermarvi a cercarli nella memoria. E quando arrivate a quel punto, sapete cosa significa? Che state davvero pensando in italiano. E noi ci siamo riusciti insieme in questa lezione. Grazie per essere stati con noi dalla prima parte fino a questa. Ci vediamo, anzi ci sentiamo, alla prossima puntata di Italian Pod. A presto!